è venuto a mancare Alvaro Vitali. Alvaro Vitali, nato a Roma il 3 febbraio 1950, è stato un attore italiano noto per la sua carriera nella commedia Sezzi all'italiana e per il ruolo di Pierino, soprattutto direi. Dopo essere stato scoperto da Federico Fellini, ha esordito nel cinema nel 1969 partecipando a film come Satyricon, I Clowns, Roma e Amarcord. Negli anni 70 e 80 Vitali ha raggiunto grande popolarità intraprendendo personaggi come Pierino in numerosi film, diventando un'icona della commedia leggera e popolare. Oltre alla commedia Sezzi ha partecipato anche a serie televisive come Striscia la notizia e I ragazzi della terza C. Ve lo ricordate, no? Scrivete nei commenti quanti lo hanno visto in Striscia la notizia e nei ragazzi della terza C. Negli ultimi anni ha continuato a lavorare in teatro e in spettacoli di cabaret, spesso insieme alla sua ex moglie Stefania Corona. Alvaro Vitali è deceduto il 24 giugno 2025 all'età di 75 anni a Roma a causa di una broncopolmonite. Che disdetta. Vita e carriera. Gli inizi e Fellini. Alvaro Vitali è stato scoperto da Federico Fellini, che lo ha voluto nei suoi film Satyricon, I Clowns, Roma e Amarcord. No hardcore di Silvio Berlusconi. Il successo di Pierino. Il ruolo di Pierino nei film della commedia Sezzi all'italiana lo ha reso celebre, diventando uno dei volti più riconoscibili del cinema italiano degli anni 70 e 80. Carriera televisiva. Ha partecipato a popolari trasmissioni televisive come Striscia la notizia e I ragazzi della terza C. Vita privata. Vitali è stato sposato con Stefania Corona, cantautrice e attrice con la quale ha condiviso il palcoscenico in spettacoli di cabaret. Declino e difficoltà. Negli ultimi anni Vitali ha affrontato difficoltà economiche e professionali, dichiarando di aver sofferto di depressione a causa della scarsa attenzione da parte del mondo del cinema, perché prima grazie a lui tutti si sono arricchiti, hanno fatto soldi, poi quando già non era più utile lo hanno lasciato da parte. Il decesso. Non pronuncio una parola perché altrimenti magari gli algoritmi si imbippano, parafrasando l'avvocato Catania Francesco. Alvaro Vitali è deceduto il 24 giugno 2025 all'età di 75 anni a Roma a causa di una broncopolmonite. Che dire di questo grande attore, di questo talento del cinema della commedia all'italiana, che ha dato a milioni e milioni di persone tanto divertimento. Addirittura io, navigando sul web, ho scoperto che ci sono delle traduzioni in spagnolo dei film di Alvaro Vitali che interpretava Pierino, delle traduzioni in spagnolo fatte in Spagna. Certo, non rendono bene il personaggio perché lui aveva l'accento romanesco puro, invece in spagnolo è uno spagnolo neutrale. Ma forse uno dei suoi problemi qua quando era giovane
uno dei suoi problemi sarà stato quello che non si è saputo riciclare, cioè e così è entrato nel personaggio di Pierino che Pierino se lo è cannibalizzato a lui, non è più riuscito a uscire dal personaggio e a scrollarselo di dosso. D'altra parte ha lavorato insieme anche a Lino Banfi, per dire, e Lino Banfi è, dopo il ciclo della commedia all'italiana, è riuscito a rifarsi un'altra vita professionale, facendo nonno Ugo, facendo altre parti, ma Alvaro Vitali non si è riuscito o non ha voluto a scucirsi di dosso il personaggio di Pierino. È rimasto tutta la vita legato a Pierino, non come Dino Banfi, a Badantuono, tanti personaggi della commedia all'italiana che lavoravano insieme, ma che sono riusciti a farsi un altro futuro cinematografico ed artistico. Invece sembra che Alvaro Vitali sia rimasto tutta la vita volendosi focalizzare su Pierino, e così era Alvaro Vitali da giovane e così era ultimamente. Lo vedete sotto, no? Sopra e sotto. Come si può interpretare 75 anni e 70 anni ancora Pierino? Puoi essere il nonno di Pierino, ma non Pierino. E lui non si è scucito di dosso il personaggio. Cosa opinate voi? Si doveva scucire di dosso il personaggio? Commentate qua sotto e condividete questo video affinché altri possano opinare nei commenti. È rimasto vittima del suo personaggio più importante, del suo personaggio storico? Un'altra foto di Alvaro Vitale come Pierino e di Alvaro Vitale come persona anziana, cioè già lì come poteva interpretare Pierino, e lui ha continuato a lavorare, a fare degli spettacoli di cabaret fino a tarda età come Pierino. E forse è stato quello il suo difetto, doveva capire che doveva prendere a tempo una svolta e cambiare di personaggio. Invece lo vediamo anche con la sua Ez, che faceva da Pierino fino agli ultimi giorni. Certo, è stato un suo cavallino di battaglia, lo ha reso molto popolare, molto famoso, però insomma Alvaro Vitali, comico e fragile, l'ultimo dolore, l'amore per Stefania. E adesso molti responsabilizzano Stefania, però guardate accanto a Stefania chi c'è? Pierino, però ormai non è più il Pierino giovane. Capite quello che voglio dire? È un Pierino di 70-75 anni, suonati. Allora doveva cambiare a tempo genere, personaggio. eh, Doveva cambiare personaggio, doveva rifarsi, reinventarsi a tempo. Invece, decaduta la commedia dell'arte del cinema italiano, e lui continuò con Pierino. Banfi cambiò genere, Abbandontuono cambiò genere, tanti attori italiani cambiarono genere, Massimo Boldi, tanti, ma lui no, lui rimase legato a Pierino, e qua lo vedete da anziano. E poi disse: io ho fatto fare soldi a molta gente e quando ne ho avuto bisogno io nessuno mi diede lavoro. Ma lui magari voleva continuare come Pierino, forse no, forse mi sbaglio io. Ma voi che pensate? Commentate qua sotto. E ho voluto fare questo video breve, di solito li faccio molto più larghi, come video tributo a un grande del cinema italiano che ci ha lasciato, e anche per chiarire sto fatto. Secondo voi doveva a tempo cambiare genere,
cambiare personaggio, reinventarsi, o è stato solo colpa degli altri che non gli hanno dato più lavoro come si meritava? Perché ogni età c'ha un suo ruolo nell'arte, non puoi continuare a fare il bambino anche agli 80 anni, magari fai il nonno di quel bambino. Vabbè, ma come sempre commentate qua sotto, compartite il video se volete che anche altri commentino. Non so se lo lancerò come premier istantanea questo video o no. Comunque, se volete dare un apporto a questo canale per permettermi di continuare avanti e di cambiare sto cellulare, che è un Motorola Moto E7 Power, io ho dovuto aggiungere memoria perché ce l'ha di 32 gigabyte. Allora abbonatevi, comprate super grazie, regalate un abbonamento, soprattutto se ci sarà una chat partecipate. Vabbè, adesso ve lo dico adesso, con super chat e sticker, ma che ve lo dico a fare adesso che già finisce il video adesso. Beh, arrivederci. Poi forse sabato domenica uscirà un'altra premiere, forse. Allora, grazie di avermi seguito, un saluto al vostro Sant'Enchan e guardate anche gli altri miei video, ne usciranno molti, spero vi piacciono, siano di vostro alto grandimento. Anche Renzo Arbore si è riciclato. Ecco, succede che Renzo Arbore poi ha litigato con Giorgio Bracardi e Mario Marenco, si sono divisi anche quel gruppo. Renzo Arbore è riuscito a riciclarsi, Nino Frassica si è riuscito a riciclare, molti altri no, quelli che partecipavano a Indietro Tutta, L'altra domenica, Andi Luoto. Che mi può dire che è successo di Andi Luoto? Giorgio Bracardi poi non ha avuto molto lavoro come all'inizio, perché lui ha detto che Renzo Arbore non gli ha riconosciuto quello che gli doveva riconoscere, forse in termini di, capito? Vabbè, voi commentate quale attore oltre a Alvaro Vitali non è riuscito a scrollarsi di dorso i personaggi che gli hanno resi popolari e a riciclarsi, a riuscire ad andare avanti. Per esempio, a me mi viene in mente Giorgio Bracardi, Andi Luoto, Mario Marenco. Beh, scrivetelo qua sotto, scrivete quali personaggi oltre a Alvaro Vitali non sono sopravvissuti al loro personaggio che li ha resi popolari e quali invece sì, come per esempio Nino Frassica, che è sopravvissuto a Sani Gesualdi e ha fatto per esempio molti personaggi televisivi, in serial televisivi, e anche ha partecipato a In che tempo che fa. Allora vi lascio di nuovo con questi quesiti, rispondete qua sotto, condividete i miei video se potete. Un saluto dal vostro Sant'Enchan e buon fine settimana. Ciao, e che in pace riposi Alvaro Vitali. Ciao.